saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, uscita numero 16, edizione Hachette, il grande robot dell'animazione giapponese. Da un'idea di Go Nagai, un'azienda ha creato questo splendido robot che lui stesso ne è rimasto entusiasta. Il modello è alto 75 cm, ma grazie al centro ricerche fotoatomiche il punto più alto misurerà 90 cm. L'uscita è la numero 16. Andiamo subito a vedere il contenuto del fascicolo, ma non prima di aver ringraziato tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Se invece ci fossero queste persone bravissime che si dimenticano di iscriversi al canale, Michele è qui per ricordarlo. Ve lo ricordo ragazzi, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Ecco qui, tutto in metallo, questo è in zinco presso fuso ed è il cardine della spalla. Ve lo ricordo sempre, controllate le lettere. A questo punto abbiamo, vedete la scritta R, right, non sono bravo a pronunciarlo in inglese, vuol dire destra, invece la L, left, vuol dire sinistra. Quindi controllate senza pensare che è sicuro che vi arrivino i pezzi precisamente perfetti come destra e sinistra. Controllate sempre, perché non è detto, possono sbagliare anche loro. Come si dice, sbagliare è umano. Questo ve lo dico soprattutto per le persone che decideranno di montare alla fine il loro modello, che sbagliate ragazzi, ve l'ho spiegato più di una volta il perché. Controllate almeno tutti i pezzi all'interno, perché se poi rompete un pezzo o avete un pezzo fallato, mi sembra che in edicola entro 2 mesi ve lo sostituiscono, e invece se non sbaglio 1 anno con l'abbonamento, o comunque potete con una aggiungendo una cifra, adesso non mi ricordo quant'è, chiederlo tipo prima edicola. Però ecco, attenzione, perché io sconsiglio sempre di montare i modelli alla fine per questi motivi e tanti altri che ho spiegato più volte. Quindi poi troviamo l'ancoraggio in acciaio pesantissimo, una serie di viti a brugola, quindi ci servirà la brugola, la chiave che ci hanno fornito all'inizio, questa che è la rondella di spessoramento, come abbiamo fatto anche per il braccio sinistro, questo è il destro, e queste qui sono le rondelle. Ci vengono dati dei numeri in più come rondella, in questo caso ce ne serviranno 2, ne abbiamo 3, stessa cosa per le viti. Procediamo subito al montaggio, poi alla fine, se avete piacere, restate con me, perché vado a presentare tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il 16. Ci servirà questo. Allora, ricordavo che mancasse qualcosa, ovviamente il tubicino in silicone. Allora, mettiamo questo così, prendiamo questo. Io avevo montato queste 2 viti, ve l'avevo spiegato, semplicemente per tenere uniti i pezzi, ma non va montato ancora.
Perfetto. Prendiamo la rondella di spessoramento. Allora, la prendiamo e la mettiamo così. Io ho la parte con lo sfrido di lavorazione che gratta e la metto sotto, e la parte più liscia la metto sopra, così girerà ancora meglio senza attriti. Quindi così, voilà. Poi con la lettera R rivolta verso sinistra a vista, così come abbiamo qui la lettera L a vista, inseriamo questo. Probabilmente se lo bagnate un po' entra anche meglio, sicuramente, però lo faremo entrare lo stesso anche così. Io comunque a voi consiglio di bagnarlo, ragazzi, l'avevo detto anche nell'altro video, infatti forse nell'altro l'avevo anche bagnato. Ecco qua. Mandatelo tutti in battuta affinché questo non possa tornare su neanche di 1 millimetro. Vedete? Già deve girare rigido già così. Allora andrà bene. Poi, fatto questo, prendiamo questo e lo andiamo a inserire qui. Non ha importanza se lo mettete così o così, non cambia nulla, potete fare come volete. Andiamo a prendere le due viti, con le rondelle, e semplicemente la avvitiamo da un lato e dall'altro. Puntiamo la prima, mettiamo anche la seconda, controlliamo e stringiamo. Vi rendete conto che progetto che c'è dietro questo robot? Se potete, fatelo, ragazzi, perché non ve ne pentirete. Ecco qua. Poi questo andrà montato così, quando ci verrà dato l'altro pezzo, che monteremo sempre nei prossimi montaggi, quindi seguitemi, perché come avete visto dall'unboxing ho tutto fino al numero 19. Così. Adesso il montaggio è terminato. Metto pausa al video e presento tutto quello che è stato montato fino a questo numero, cioè il 16. Rimanete con me. Ecco qua, questo è quello che abbiamo montato fino a questo numero e davvero non è poco, mi raccomando, mettete tutti i pezzi da parte, metteteci del pluriball intorno per evitare che possano danneggiarsi tra loro. Sono pezzi molto pesanti in metallo e in metallo verniciato, quindi mi raccomando, guardate che spettacolo! Qui ci sarà il raggio congelante che grazie a dei led interni e poi qui questa punta che è trasparente si illuminerà grazie a una fibra ottica che scorre lungo le antenne, si illuminerà di azzurro, blu, azzurro. Queste invece sono le due antenne che se vorrete potrete sostituire a queste sono in metallo, non potrete vedere l'illuminazione,
ma una volta che la metterete nella vetrina questa armatura, se volete farla più fedele all'anime, come anche la mascherina che ha gli occhi più gialli rispetto a questi, che devono permettere alle luci LED di attraversarli, ovviamente. Quindi per questo motivo ovviamente sono stati fatti questi più trasparenti e questi invece più scuri. In questo caso, come ho spiegato più volte, saranno da mettere le due antenne con questa mascherina, e all'interno qui, dove uscirà il getto nebulizzato di acqua, se monteremo le antenne di metallo e questa mascherina che ci è stata data successivamente, dovremo lasciare la griglia chiusa. Diversamente è tutto il contrario. Poi abbiamo Koji Kabuto da in piedi, Koji Kabuto da seduto, che secondo me è molto bello perché questo va presentato davanti all'armatura, ma non è in scala. Questo è più piccolo, questo è più grande, però questo poi alla fine sarà da mettere davanti a, diciamo così, alla base di Mazinga. Mi dovete scusare perché a volte esco dall'inquadratura, mi lascio prendere, comincio a parlare e metto la mano fuori. Non è facile fare video guardando sempre attraverso il telefonino. Questo invece ce l'avevano dato, che è quello che contiene all'interno le batterie, che ci hanno permesso e ci permetteranno poi successivamente di testare anche altre illuminazioni a LED. Qui abbiamo le due eliche del jet builder che poi si chiuderanno per poter entrare nella testa come in quello vero, le eliche, e qui all'interno dei mini motori elettrici come quelli montati negli spazzolini da denti. Le due spalle tutte in metallo. Che dirvi, ragazzi? Vi faccio soltanto vedere, ovviamente per quelli che non lo hanno fatto, cosa abbiamo dentro questa testa, dentro il collo. Guardate che impianto pazzesco. Poi è bellissima perché si snoda tutta, così, così, bellissima, così, vedete? Qui abbiamo il tappo poi per mettere l'acqua. Mi raccomando, è dal primo video che ve lo dico, anzi da quando ho ricevuto la membrana, questa che poi butterà il getto, non usate assolutamente l'acqua del rubinetto quando andrete a riempire il serbatoio, ma esclusivamente acqua distillata o demineralizzata, che è la stessa cosa, ma è chiamata in maniera differente. Quindi mi raccomando, perché l'acqua ha comunque sempre del calcare all'interno e la membrana è delicatissima. Se rimane inattiva qualche tempo dopo che l'avrete provata, si asciuga l'acqua, il calcare incolla la membrana e avete finito di vedere il getto dalla bocca. Anche se non ci dobbiamo giocare, però sapere che nella vetrina abbiamo il nostro splendido robottone con tutte le parti perfettamente funzionanti non ci dispiace, anche se io comunque vi avevo consigliato vivamente di prendere più numeri 1, 2 e 3, così come ho fatto io e spero anche abbiate fatto voi. Bene ragazzi, il video termina qui, io vi ringrazio veramente del vostro tempo. Adesso seguitemi che vado subito a presentare il numero 17, seguirà il 18 e il 19. Non mancate, iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere e attivate la campanella. E grazie ancora perché ho superato i 4.000 iscritti e sto arrivando, ancora ce ne vuole un po', ma sto arrivando
a 1 milione di visualizzazioni totali, non sono tantissime per chi fa questo di mestiere, ma per me è una grandissima soddisfazione, e quando leggo i vostri messaggi veramente mi riempiono anche di emozione, non tanto la gioia ma l'emozione, perché non è che uno vuol sentirsi dire sei bravo, però quando le persone riescono a capire senza guardarmi negli occhi, perché poi un giorno spero di poter avere lo spazio per appunto allestirmi una scenografia e essere ripreso anche in prima persona e non soltanto le mani. Ecco, quando le persone riescono a vincere semplicemente da quello che io dico un po' quello che sono, non dico tutto ma un po' quello che sono, e beh, io sono contento, sono veramente contento e vi ringrazio anche di questo. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!